Benvenuti in questo secondo video dove vi vado a spiegare bene a cosa fare attenzione se acquistate un rustico da ristrutturare, ma soprattutto quello che è l'iter burocratico e temporale per arrivare dal punto A al punto B. Poi vedrete che creeremo una sezione dove ci sarà un tecnico che vi spiegherà meglio la parte tecnica, appunto, le pratiche. Io vi faccio una sintesi per darvi un'infarinatura di quelle che possono essere le tempistiche e le pratiche da fare. Sappiate che se compriate oggi un rustico da ristrutturare, se dovete calcolare un timing per poterlo utilizzare, io vi consiglio di calcolare almeno 18 mesi per poter entrare dentro, tra la parte pratica, quindi pratica edilizie, e la parte realizzazione, quindi cantiere. A seconda poi della logistica, sappiate che 99 su 100 il rustico sarà lungo i sentieri del CAI, quindi raggiungibile solo a piedi. I materiali possono essere trasportati con l'elicottero e non vi spaventate, non è un costo così eccessivo, ma anzi è una comodità per poter organizzare bene il cantiere. Da che si parte, che si realizza il rustico, calcolo più o meno 18 mesi. Perché? Perché abbiamo una pratica edilizia, un permesso di costruire, dove all'interno viene presentata una relazione geologica, un calcolo strutturale, la parte che riguarda l'ARPALP e gli scarichi, tutta la parte estetica, quindi la paesaggistica, e il comune che rilascia questa autorizzazione e che successivamente vi dà la possibilità di dare un inizio lavori. Fatto quello, viene fatta tutta la parte edilizia e anche lì dipende dalla stagione, perché dovete sapere che durante il periodo estivo non si può volare con l'elicottero e quindi il cantiere, se non l'avete allestito prima, si dovrà bloccare, e andate all'anno successivo. Calcolate più o meno queste tempistiche. Un'altra cosa importante da sapere è che i materiali che devono essere utilizzati materiali che saranno prescritti dalla soprintendenza nella relazione che vi faranno, che vi rilasceranno per la pratica paesaggistica, che riguarda più l'esterno. Per la parte interna di solito abbiamo un pochino più di margine, ma come dico sempre io, non pensiate di venire alle Cinque Terre e poter fare un rustico super moderno con le finestrone grandi a vetri come magari si vedono in altre zone, perché l'impatto, diciamo, paesaggistico deve rimanere tipico del posto. Di solito la ristrutturazione può essere fatta, si dice in gergo tecnico, con una ricostruzione filologica dell'immobile, vuol dire se è anche diventato un rudere di pochi sassi, l'architetto, il geometra, l'ingegnere andrà a fare una ricostruzione di com'era il rustico in origine e lo potrete ricostruire per quella superficie barra cubatura. Non si possono fare ampliamenti, almeno fino ad oggi, ma si può recuperare solo l'esistente. Quindi questo ci tengo a farvelo capire prima che veniate a vedere degli immobili, dovete sapere quello che è il percorso che dovete fare. Seguitemi e andiamo adesso nel prossimo video dove vi racconterò lo step successivo da sapere prima di investire per un rustico alle Cinque Terre.